Saving a life, saving a life, saving a life. Porca. Bonsoir! Packing your goods. Guardami un po'. Yes. Yes, I am. I'm ready. Yes. Are you ready? Yes. Ok. Guardami un Siete po'. caldi? Guardami un po'. Are you ready? Are you ready? You are hot. Are you hot? Guardami un po'. Via qua. Aspetta, devo metterti a fuoco. Avvicinati. Vieni, vieni, vieni. Ancora. Fermo così. Un po' più a destra. Ok. Guardami un po'. Giulia, fa uno screenshot. Man mano che Domenico impacchetta tutto, vi elenco tutto il materiale. Noi abbiamo una vera e propria lista, un protocollo di lavoro che è questo, che è tutto il materiale che è all'interno del Max Pack. Si chiama Max Pack perché è il pacco pronto per pescare più grande che potete mai trovare su internet. Nessun sito ha un Max Pack così completo di tutto, c'è proprio tutto. Come facciamo a realizzare questo Max Pack? Questo è il Max Pack che segue il nostro videocorso di pesca che trovate anche qui sotto, potete cliccarci. È un videocorso dove insegniamo a chiunque vuole imparare a pescare l'arte della pesca a fondo, a mare, chiamata in qualche caso self casting, beach leggering, shore angling, pesca a fondo, puff, comunque quella che io chiamo, per racchiuderla in tutte le sue sfaccettature, pesca a fronte mare con i piedi sulla sabbia, che è quello che fa capire meglio dove ti trovi e che cosa fai. C'è un videocorso con 100 video lezioni dove insegno tutto e alla fine di questo videocorso c'è una promessa, anzi all'inizio di questo videocorso c'è una promessa che è quella di: se alla fine di questo videocorso non sei in grado di andare a pesca in autonomia, metti la sacca in spalla, prendi il cassone e vai a pesca, ti rimborsiamo il costo del videocorso. Insieme al videocorso è possibile acquistare il Max Pack. Il Max Pack è tutto l'occorrente che ti serve, diciamo l'occorrente, e il videocorso diventa le istruzioni di montaggio e di utilizzo di tutto quello che ti arriva a casa, che adesso vi facciamo vedere. E quindi possiamo già iniziare. Sì, possiamo iniziare, dai, siamo una settantina direi. Lui è Domenico di Fishing Evolution. È colui che chiude quasi la totalità dei pacchi che partono da questo piccolo banco vissutissimo, pieno di graffi, di taglierinate, di scotch, di tutto, ma è un banco vissuto, è un banco che ha visto chiudere tantissimi pacchi e oggi vedrà chiudere il Max Pack. Inizialmente il Max Pack partiva con quella che era la cassetta da pesca, perché a mio pensiero dico, bah, chi deve iniziare inizia con la cassettina, ma poi ho pensato, ma noi siamo i primi venditori in Italia di cassettoni, cassoni, set box, questi chiamateli come volete. Siamo quelli che ne vendiamo di più, dico, ma perché non dare il cassone? E alla fine inizialmente l'avevamo messo solamente per i primi 10 o 20, poi abbiamo deciso di darlo di default a tutti. Senza sovrapprezzo. Senza sovrapprezzo, ma parliamo anche di sovrapprezzi che sarebbero dovuti avvenire al mulinello, che facciamo vedere dopo, che l'abbiamo sostituito, Esatto. al fodero e a tanti altri componenti, perché questo Max Pack l'abbiamo creato 2 anni fa. Nel frattempo qualche prodotto termina, qualche prodotto viene migliorato, qualche prodotto viene cambiato, i prezzi aumentano, il Max Pack non è mai variato di prezzo nonostante il suo valore sia alzato in quest'ultimo anno. Allora, puoi consigliarmi un drone per portare l'esca a largo? Se non hai nessun patentino devi per forza farti un piccolo drone tipo il Mini, credo. Questo è quello che so io, altrimenti ti serve un drone che possa supportare del peso. Io ce l'ho un drone, non l'ho mai utilizzato ancora, però vorrei iniziare a utilizzarlo, ma non sono la persona più adatta per darti questi consigli perché ancora devo imparare a portare il mio. Quindi il cassone viene corredato da tracolla imbottita per il trasporto e cuscino per sedersi. Fai vedere quanto è grande il cassone e la parte frontale del nostro super bellissimo cassone. Il cassone è veramente capiente, c'entra il mondo. Viene con il nostro logo Fishing Evolution Self Casting Team. Non sto in tempo reale, quindi eccoci. Sì, però si vede. Bello.
E adesso andremo a riempire questo cassone con tutti gli accessori, e man mano che li mette dentro vi li elenco. Gli accessori li vedete qua. Io ho creato un vero e proprio protocollo di componenti che servono se vuoi iniziare a pescare, vuoi iniziare bene, ma soprattutto vuoi iniziare con il nostro videocorso. Perché nel mio videocorso io faccio vedere alcuni piombi, alcuni ami, come si innescano, poi c'è il capitolo degli inneschi, tutti i tipi di aghi da innesco, i fili, i mulinelli, quindi tutto ciò che io faccio vedere nel videocorso tu lo ritroverai qua dentro in due pacchi, uno è grande che è questo e uno è più lungo che è quello dove ci sarà il picchetto con la canna. Quindi tutto ciò che spiego tu puoi anche iniziare col videocorso dicendo io ce l'ho la roba, utilizzo la mia, oppure utilizzo il Max Pack che mi mette a disposizione che è paro paro a quello che vedo sul videocorso, così imparo meglio. Partendo dal box, col box, e qui parliamo anche di trasporto, abbiamo anche qui per trasportare la canna, il picchetto, se si va su roccia il guadino, tutto quello che ci può servire, il nuovo fodero doppio scomparto. mettiti di qua che non ti si vede. Questo è il primo, questa è la prima implementazione. Inizialmente nel primo Max Pack c'era un fodero portacanne rigido, sì, ma era monoscomparto, di quello dove ci metti la canna, quello mezzaluna rigido. Poi col tempo è finito e ho deciso di inserire il fodero da self casting doppia pancia, quindi doppio scomparto, con tasca laterale dove ci puoi mettere il picchetto, e qua ci metti doppia tracolla zaino dietro, e qua ci metti la canna, il picchetto, l'altra canna, gli accessori un tripod come la stina segnatore da boccata, insomma ci metti tantissime cose. Già questa è un'altra implementazione, quindi cassone, eravamo partiti dalla cassetta da 29,90, stiamo dando questo da 69. Fodero, eravamo partiti dal foderino rigido da 21 e qualcosa, stiamo dando questo da 29. E prima di continuare rispondo a due domande. La prima è: quanto costa? Il Max Pack ha un prezzo di 597 euro, adesso vedrai tutto quello che comprende, e se vai sul sito e metti tutta questa roba nel carrello, tra l'altro questa lista dobbiamo pubblicare perché il cliente, l'utente dovrà proprio fare da sé, prova a mettere nel carrello e vedere quanto viene il tutto. Se metti tutta sta roba nel carrello con tutte le implementazioni che ho fatto, superi le 650 euro primo. Oltretutto, acquistando il Max Pack a 5,97 hai in omaggio il videocorso del valore di 397 euro, quindi quasi regalato. Un'altra domanda e poi proseguiamo. L'altra domanda è: no, Luca Pescatutto dice bello bello. Sì, se devi iniziare non c'è niente di meglio che iniziare da un Max Pack che sembra costare tanto, ma posso garantirvi ragazzi che costa molto meno di iniziare in modo economico. Diciamo vabbè, inizio con due stronzate, ecco, sono quelle cose che alla fine vai a comprare, non utilizzi poche volte e ti rendi conto che non sono buone, senza togliere le decine di errori che generalmente si fanno nel primo anno d'acquisto. La metà della roba che si acquista nel primo anno, se non si viene deguidati, sono soldi buttati. Viste su internet, viste dall'amico, viste di qua, viste di là, ma non è quello che vi serve. Questi qui ci sono 20 anni di esperienza di clienti al banco che noi abbiamo istruito per iniziare, e man mano che mettevamo a punto sapevamo benissimo cos'era quello che serviva per iniziare. Red, il Max Pack viene... mi ha sentito? 597 euro, il totale del valore è oltre le 6,80 se non sbaglio, poi lo farò preciso. E inoltre, acquistando il Max Pack hai diritto all'accesso gratuito del videocorso che ha un valore di 397 euro. Fate un Max Pack anche per la pesca dalla barca. Lo farei, ma io non sono la persona competente per la pesca dalla barca. Lo farei, non ho né il materiale né l'esperienza per fare un Max Pack del genere, quindi qua mi sento sicuro al 100%, è il mio habitat, è il mio ambiente, è la mia pesca, è quella dove io invento e creo anche prodotti come questi. Io sono il creatore di tanti prodotti per il surfcasting, come il picchetto, come la canna per esempio che oggi spediamo al cliente, questa è mia. Nella barca non ho questa
questa maestria, questa autorevolezza. Io mi sono specializzato in una tecnica che è questa, quindi non sarei in grado di offrire un prodotto di questo livello. Allora, poi leggerò altre domande, però bene o male le domande sono quanto costa, quanto costa. Solo il prezzo del box mi chiedono, 69? Sì, questo è l'esazione 69. Compresa tracolla e cuscino. Questo sì, è tutto completo. Ok, Domenico, finora abbiamo messo dentro Abbiamo il messo cassone e il cassone fodero e il fodero. Vai, andiamo avanti. Ok, quindi parlando di tutto l'occorrente abbiamo un kit di ami, Perfetto, 5 tipi di ami diversi. ne parlo. 5 tipi di ami diversi sono sempre, vedi, questo è il discorso di prima. Io nella barca non saprei dirti quali sono gli ami con i quali devi iniziare. Qui io ti dico, se devi iniziare, vai con questi. Sono i 5 ami utilizzati nel surfcasting per le esche utilizzate nel surfcasting. Il Crystal, il Backlight, l'Aberdeen, il back più pesante se vuoi innescare il Bibi e una via di mezzo, un ibrido che è un amo tipo F31. Ogni amo lo spiego nel capitolo del videocorso, nel capitolo degli inneschi e dei terminali, dove faccio vedere come si legano, e degli inneschi dove faccio vedere quale amo utilizzare in base a quale tipo di esca, abbinato a quale anche ago, che adesso ci arriviamo. E questi, se ti arrivano a casa, ti arrivano in 5 forme che ti spiego sul videocorso. Vai. E questo è lo mettiamo in una busta qui all'interno. Prego, Domi. Quindi, avendo parlato degli ami, parliamo degli aghi da innesco. Qui c'è tutto un kit completo di aghi da innesco e anche filo elastico. A te l'onore. Grazie. Aghi da innesco, abbiamo un kit nel tubetto, c'è un ago per ogni modello, non si vedono ma ve li elenco io perché è chiuso in busta. Ah, tra l'altro filo elastico e aghi doppi non esistono nel videocorso, abbiamo deciso di implementarli noi, quindi altri soldi in più che non rientrano in quelle 5,97, roba gratuita, che c'è il filo elastico e gli aghi doppi. Questo nell'ottica di un nuovo aggiornamento che sarà sul videocorso, che sarà un aggiornamento dedicato agli inneschi e ai travi, quindi vedremo degli inneschi fatti col filo elastico e con l'ago doppio, quindi chi ha acquistato il Max Pack ce l'ha. All'interno del tubo portaghi invece ci sono gli aghi da 20 cm, testa rossa, l'ago testa bianca che è l'ago più sottile, quindi faccio vedere come utilizzarlo, l'ago con l'anellino dietro, faccio vedere utilizzare quando utilizzare quello con l'ago dietro, quando inserire quello col diametro 1 millimetro, perché utilizzare quello più sottile, quindi qua c'è tutto. Vai. Quindi avendo parlato di ami e di aghi, quando si lega un amo occorre un tiranodo. Questo ci impedisce. E qui passiamo agli utensili. Tiranodo, sono sincero, il cliente che riceverà questo tiranodo potrà vederlo leggermente utilizzato perché ho messo il mio. È finito. Abbiamo terminato i tiranodo e per spedire il Max Pack ci mancava solo questo, l'ho tolto dal mio cassone che è lì, me ne sto privando io, però almeno con questo riusciamo a spedire il Max Pack, per quello lo vedete senza busta. È mio, era mio, adesso non è più mio. Tiranodo è molto comodo, oltre al tiranodo altri utensili collegati agli ami che sono la scatolina porta ami magnetica, infatti io do 5 modelli di ami, 5 scatoline magnetiche con la pinzetta per prenderli, così ti acchitto anche il cassone in modo preciso, sai dove mettere gli accessori. Parlando di ami parliamo di terminali. Esattamente. Terminali sul videocorso hanno un capitolo specifico. Sul videocorso hanno un capitolo specifico. Si chiamano proprio finali e terminali, dove faccio vedere i vari terminali. Invio 3 misure inizialmente, una 22,5 e 9,3. 3 misure ideali per questa pesca, per iniziare, adeguate quando utilizzare uno, quando utilizzare l'altro, quando utilizzare quello più pesante, come utilizzarlo. Metto la wifi, colpa mia. Quando sente il rotto? Da poco. A sinistra, sinistra, vai, destra, 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 destra. Vai, vai. Ah, hai scoppiato più di 10 palloncini. Ok. Non è possibile. Non è possibile. Allora, ragazzi, datemi un feedback, aspettiamo un attimino l'ok perché adesso sono sotto
sotto wifi e la linea dovrebbe essersi ripresa, però aspetto comunque il vostro feedback. Ditemi se posso continuare. Continuo? Ora va. Benissimo adesso, grazie boys. Andiamo avanti, quindi abbiamo fatto tutto, stiamo andando per ordine, no? Sì. Abbiamo fatto gli ami, la scatolina, il tiranodo, quindi gli ami, collegati agli ami abbiamo fatto vedere gli aghi del Nesco, collegati agli ami abbiamo fatto vedere i 3 fili da terminali che diamo. E un tubo russole per portarci dietro i nostri terminali. È vero ragazzi, qui c'è anche il tubetto portaruzzole, comodo, pratico per creare i terminali e portarceli a pesca. 12 ruzzole. Vabbè, la bustina l'ho distrutta io. Non fa niente. Vai. Continuando il tema fili? Il tema fili sì, perché Ok. i nostri terminali hanno bisogno di un trave. Esattamente. Questi fili li vediamo invece nel capitolo travi. TRV è il nostro filo da travi, è quello che utilizziamo ormai da 2 anni per realizzare i nostri travi, quelli che vendiamo ai clienti, e da 1 anno è il filo utilizzato quando dal simulatore, dal configuratore travi vengono scelti i travi realizzati con nylon, è questo. Poi, dato che ce lo chiedevano in tanti, abbiamo deciso di metterlo in vendita. I 2 fili da travi 0,35, in realtà non è 2 fili da travi, io ne faccio vedere uno che è lo 0,40, visto che adesso parliamo della grammatura, e lo 0,35 200 metri invece è il filo da molinello per bobina profonda, quello che io chiamo assetto potenza, non assetto distanza. Benissimo, adesso i terminali non li abbiamo visti. Ok, mi dicono i terminali non li abbiamo visti, si era bloccato. Praticamente ho fatto vedere che all'interno del videocorso uno dei capitoli riguarda i terminali. In quel capitolo faccio vedere i vari 3 diametri di terminali che do nel mio videocorso, quindi il 17,5, il 19,3, il 22,5, quale utilizzare e quando questi, con quale ami abbinati, con quale esche, quindi è un po' tutto collegato. Questi li vedete nel capitolo terminali, dove spiego perché utilizzare un terminale più sottile, un po' più grande e quale, e questi sono i 3 diametri che ti arrivano già nel Max Pack, che sono poi dei fluorine 100% da 100 metri l'uno. Rimanendo al discorso travi terminali, c'è tutto l'occorrente per prepararli. Quindi abbiamo un set di girelle. Esatto. Nel capitolo, dammi prima questo che fa parte ancora dei terminali. Terminali. Nel capitolo terminali poi faccio vedere non solo i fili con gli ami, ma faccio vedere i terminali flottanti e non flottanti, come con flotter morbidi, con flotter duri, con flotter stopper, con flotter da inserire a cucire. Così, oltre a far vedere i vari tipi di flotter, come utilizzarli, autobloccante, scorrevole, da tagliare o da cucire, spiego pure quale utilizzare in che occasione. Questo uguale viene spiegato nel capitolo terminali. Insieme al capitolo terminali, ovviamente i terminali che sono i braccioli laterali di un trave portante. Nei capitoli precedenti infatti parlo dei travi, e parlando dei travi ci sono, oltre al filo per realizzare i travi, i componenti per realizzare i travi, quindi le girelle con moschettone per agganciare il piombo, le girelle laterali per il bracciolo. Queste sono tante, perché io quando spiego il trave c'è proprio il tutorial dove dico: ok, adesso prendi la girella con moschettone numero 3, adesso prendi la girellina numero 12 per il bracciolo. Tu che fai? Apri e prendi quello che ti dico io, le girelle capocorda per il trave sopra, e l'attacco rapido. Questo invece è quello di giunzione tra shock leader, e adesso ci arriviamo ai monelli, shock leader e trave. Voilà. Non solo. Continuando a fare i travi, ho fatto vedere la ferraglia, la ferramenta, poi c'è il filo stopper, perché insegno a fare i travi con filo stopper, oppure con gli stopper autobloccanti. Tra poco ci sarà una sezione dedicata anche agli incollati, che verrà resa omaggio a chi ha acquistato il videocorso. Il trave scorrevole orata, le perline in vetro, come si utilizza la tecnosfera, le perline morbide per lo scorrevole, i tubicini silicone per distaccare, i conetti per coprire il nodo. Farò dei travi che sono solamente 5 travi, ma in quei 5 travi io faccio vedere l'utilizzo di tutti i componenti, così che voi non imparate a realizzare 5 travi, imparate a utilizzare i componenti per realizzare i travi. Facendo quei 5, se accendete il cervello, vi si accende la lampadina, potete farne tantissimi altri di testa vostra, perché sapete
cosa utilizzare e a cosa servono tutte quelle cosettine che vi do all'interno. E noi? Pesca subacquea nulla? No signori, pesca subacquea nulla, io l'ho detto all'inizio, qui siamo specializzati nel surfcasting. Oltre al mini trave, oltre al trave già pronto, diamo anche 2 mini travi. Questi perché sono già pronti, rapidi, per iniziare a pescare. Dici io voglio andare a pescare subito, bene, metti questo, ti spiego che qui ci va il piombo, qui ci va il bracciolo, qui ci va l'attacco rapido del mulinello, poi hai tempo per ripreparare i travi, però qualcosa per farti entrare subito in pesca te la metto comunque. Dove li mettiamo i travi? Dove li mettiamo i travi? Ruzzole, avvolgi i travi, abbiamo visto anche quelle da 12 più piccoline nel tubo, etichette da mettere sulle ruzzole per scrivere travi o braccioli, poi potete decidere di mettere i travi lì, in quelle più piccole, i braccioli qua o viceversa. Comunque avete tutte e due le varianti. Utensili, dammi tutte e quattro gli utensili. Passiamo oltre a questo, poi c'era già il tiranodo che l'abbiamo visto. Gli utensili che non devono mai mancare in una cassetta da pesca. Uno sfilettatore, coltello, è sempre comodo, anche per mangiare la frutta. Questo qua. Una forbicina. Inutile parlarne, insomma l'utilizzo di una forbicina lo sappiamo tutto, ma non deve mai mancare. Uno slamatore che in qualche caso in agonismo non viene utilizzato, è vietato, ma è sempre veramente comodo per slamare, per togliere l'amo in bocca al pesce. E poi non poteva mancare tra i nostri utensili il loop tire, questo accessorio magico che serve per realizzare le micro asole. Lo spiego anche nel video, ma di quello trovate il tutorial anche su YouTube. Allora, intanto io ringrazio Marco che mi ha seguito, Max, Giovanni che mi ha seguito, Red, sono tanti i ragazzi che stanno seguendo l'account. Seguitemi perché comunque sono tante altre live che facciamo interessanti, tutte sulla pesca e tutte sul surfcasting. Quindi ragazzi, se praticate la pesca dalla spiaggia, fronte mare, con i piedi sulla sabbia, seguitemi perché qui trovate tante cose. Se non è quella la vostra pesca e mi volete seguire, io vi ringrazio lo stesso, però poi i miei contenuti sono tutti indirizzati su quel tipo di ambiente. Ringrazio Giorgio che mi ha seguito, ringrazio Technolover e premi li potete anche inviare se volete, quindi doppio clic, aggradito, grazie, doppio clic, mandate like, mandate premi, nel frattempo io continuo. Io non ho evidenziato le cose che abbiamo messo dentro, però questa lista la rimetto a punto e ve la faccio trovare anche online, che è molto carina. I travi. I fili da mulinello. I travi dove lo attacchiamo? Ok. Tornando indietro, iniziamo ad arrivare, in realtà poi stiamo andando un po' indietro, siamo partiti dall'amo al bracciolo al trave. Il trave lo attacchiamo sull'attacco rapido del filo da mulinello. Nel mio videocorso spiego, dato che il mulinello che ricevete è un mulinello, in realtà inizialmente era un sincro della Globe Fishing, bel mulinello, ma purtroppo terminato, e dal momento in cui è terminato il sincro non potevo mettere un mulinello di valore e qualità inferiore, e quindi ho deciso di mettere a spese mie un Marvel Trabucco che costa 20 euro in più del sincro, e sono 20 euro sul fodero, 20 euro qua, 30 euro qua, alla fine ci arriviamo a quelle 700 euro di valore. Marvel, 2 bobine, adesso vi faccio vedere solo le bobine, poi il mulinello lo spiego nel capitolo mulinello, parlo del piede, di come impugnarlo, delle 2 dita, delle 4, delle 3 dita, dell'apertura dell'archetto, dell'alberello in fase di lancio, perché una bobina profonda, perché una bobina bassa, l'antiritorno, perché non averlo mai aperto all'inizio, la frizione, l'archetto, dove aprire, spiego tutto, compresa la manutenzione, no? Però ora vi parlo al volo delle bobine. Come vedete, una è meno profonda e una è più profonda, sono quelle che io nomino, poi se lo sentite dire questi termini ragazzi sono miei, assetto potenza, assetto distanza. Nel mio videocorso lo troverete così: assetto potenza, assetto distanza. Assetto potenza è una bobina più profonda caricata con filo grande, comunemente diretto, poi capirete sul videocorso cosa significa diretto. Assetto distanza è un assetto caricato con filo più sottile, che però necessita di uno shock leader per lanciare, perché il filo più sottile si rompe. Spiego pure questo, spiego la grammatura, spiego che diametro, e allora ci va sopra uno shock leader che sarebbe comunemente chiamato parastrappi, perché
assorbe il lancio, la botta iniziale sul lancio ti permette di fare qualche metro in più. Comunque ti metto in condizioni di avere entrambi gli assetti, ti metto in condizioni di caricare il mulinello con entrambi i diametri di filo e poi sarai tu a decidere se utilizzare uno o l'altro assetto in base alle situazioni del mare, dato che ti verrà spiegata anche quella nei capitoli finali dove parleremo del lancio e della lettura del mare. Ci sono altri due capitoli molto importanti gestiti dall'altro docente del videocorso, quello che è De Angelis, con il quale ogni tanto faccio le live anche qua, e lui si è preso cura di tutta la parte lanci e lettura del mare, dove lanciare, dove mettersi a pesca, come scegliere il posto. Lì non c'è niente da mettere nel pacco, lì è proprio conoscenza pura che acquisite guardando il corso, però saprete poi quale utilizzare di assetto. Piccoli accessori molto utili, le fascette bloccafilo, sono due, perché queste una volta messo il filo sulla bobina mettete la fascetta per bloccarlo, una per ogni bobina del mulinello. Indispensabilissimo il salvadito, guantino salvadito per lanciare, perché quando iniziate a lanciare per bene potete anche farvi male al dito, bruciarvi, se vi rimane la frizione un po' aperta vi scappa il filo sotto la pelle e vi può un po' bruciare. Salvadito sempre utile. In fondo al trave che cosa c'è? In fondo al mar, in fondo al trave ci sono dei piombi. I piombi sono ideali alla canna che vi arriverà, al mulinello che vi arriverà, al diametro di filo che vi arriverà, e sono scelti in varie misure, non perché sono i piombi che dovete utilizzare, perché il mio obiettivo è insegnarvi a pescare in ogni situazione, e quindi qui ho scelto varie forme di piombo di cui poi vi parlo. Tra l'altro sui piombi trovate nel videocorso anche una masterclass, perché io dico 100 video lezioni, perché in realtà sono 80 e passa, ma ci sono 2 masterclass da 2 ore, e 2 ore equivalgono a oltre di 10 lezioni. E c'è questa masterclass sui piombi, quale utilizzare, come utilizzarli, in che condizione, che tipo di mare, perché il piombo ogiva, perché la stina morbida, perché la sfera, perché la piramide, perché la via di mezzo, l'ibrido sporten. Quindi io vi insegno a utilizzare i piombi. Poi mi auguro insomma che come tutti ne avrete svariati quantità di ogni forma. Vai, fammi vedere se c'è qualche domanda nel frattempo. Yes. Red, ci sono troppi metodi e assetti. Io che pesco senza troppo tempo uso solamente mini travi. Fai bene. Una scelta. Potrei al contrario dirti ci sono troppi pochi metodi nel tuo caso. Allora, accessori. andiamo. Accessori Utili. Sono quegli accessori utili che uno non ci pensa mai, sono veramente utili. Il nostro towel in microfibra, quando sei a pesca ti capiterà sempre di necessitare di qualcosa dove pulirti le mani, asciugarti le mani, e il grembiulino utilissimo, questo lo utilizzo anche io, molto comodo, solamente tipo grembiulino parannanza, con 2 tasconi da mettere davanti, con materiali dove difficilmente si attaccano lami, 2 tasconi molto semplici che quando si è pesca sono veramente utili per metterci dentro le cose al volo, veramente veramente utile. E poi le nostre 2 patch omaggio Evo Tripod Fishing Evolution per personalizzare i vostri indumenti da pesca. Queste sono termo attaccabili, non so se si dice così, ma poi consiglio sempre di cucirle. E adesso passiamo al resto dell'attrezzatura. Miglior mulinello, qualità prezzo Rock Fishing. Che ne so? Il miglior mulinello, qualità prezzo Rock Fishing, io dovrei fare almeno un'altra domanda. Qual è il tuo budget? In base a quello vediamo cosa proporre. Red dice non era una critica, neanche la mia, ci mancherebbe. Siamo arrivati agli ultimi 2 accessori, perché nel cassettone abbiamo messo il mulinello con tutti gli accessori, gli utensili. Siamo arrivati alle ultime 2 cose: la canna da pesca, che andrà abbinata a quel mulinello, e dove mettiamo sta canna da pesca, che non è un classico picchettino. Questo è un altro motivo per il quale sto Max Pack ha un bel valore, perché avrei potuto dare un picchettino semplice, ma noi inventori
visionari di Evotripod non possiamo dare un picchettino semplice. Ci arriviamo, andiamo in conclusione con Evotripod. La canna da pesca è la mia canna da pesca, nel senso non mia che la uso io, ma è il mio progetto. Si chiama X-Carbon. L'X-Carbon è arrivata alla 4ª serie, quindi quando qualcosa arriva alla 4ª serie significa che va bene, altrimenti viene abbandonata prima. Impugnatura ergonomica, tappo antiscivolo, placca Caxin, anelli Fuji originali, 4,20 m, 130 grammi di grammatura di lancio, ed è la grammatura che io consiglio a tutti coloro che devono iniziare a praticare la pesca dalla spiaggia. La 130 grammi è la canna che ti lancia anche senza grandi sforzi, quella che all'inizio appena vai a pesca qualche metro ce lo fai e dici ah figa sta pesca, ammazza quanti metri ho fatto, e poi hai tempo per migliorare, perché anche in questo caso col tempo non avrai una canna, avrai la 150, avrai la Beach Leggering, se ti appassioni ne avrai tanti modelli, ma quella dalla quale iniziare ragazzi è la 120-130, questa qua 150 non necessita di un po' di tecnica. Le più leggere sono canne da beach, sono specifiche solamente per una pesca. Le 3 pezzi, le 2 pezzi, se le vuoi saper girare necessita di un corso di lancio. Questa ragazzi è la canna che non so qualcuno di voi se ce l'ha, è la canna che la metti dietro, fai così, boom, e ti sei fatto i tuoi 70-80 metri e peschi. Anelli Fuji, senza scorrevoli, bettino corto, sensibile, vedi bene le mangiate, ed eccola qua, la nostra X-Carbon. A questa abbiniamo il mulinello Marvel di Trabucco che ho fatto vedere prima. La canna è fibra di carbonio, che caratteristiche dà? Non ho capito la domanda. Poi Simone, è un kit? È il kit più grande che esiste su tutti i negozi che puoi trovare e-commerce di pesca. Si chiama Max Pack. Max Pack, ed è il kit che viaggia insieme al nostro videocorso. Questo kit costa 597 euro, in realtà 597 è un prezzo molto basso perché il valore di questo kit è vicino alle 700, e c'è tutto, non è un kit. C'è tutto ciò che serve per iniziare e per progredire, compresa la canna, il mulinello, la postazione Evotripod, il cassettone, i componenti, tutte queste cose che ho già spiegato in questa live, tutte queste cose le spiego all'interno del videocorso, perché il nostro videocorso Surfcaster Start Advanced serve per coloro che vogliono imparare a pescare al mare, e spiego tutto. È diviso per capitoli. C'è il capitolo canna, il capitolo mulinello, capitoli fili da mulinello, travi, terminali, inneschi, la postazione, i lanci, la lettura del mare, i piombi, la costruzione dei travi cioè la spiegazione dei travi alla lavagna, i terminali, i flotterini, e quindi ogni capitolo io faccio vedere delle cose. Tutto ciò che faccio vedere in questo videocorso, che è in questa lista, è all'interno di questo kit che tu chiami kit, che è il Max Pack. È il pacco più grande che esiste in commercio per la pesca, completo di tutto, non solo, perché nei kit tu ti arriva a casa il kit e poi devi con messaggio kit sync. Invece qua no, ti arriva un Max Pack a casa e col Max Pack sblocchi il videocorso del valore di 397 euro gratuito, e oltre ad arrivarti il Max Pack a casa, quindi tutta sta roba, dici oddio, mo che ci faccio, come la uso? Hai il videocorso gratuito, perché con questo prezzo ce l'hai gratuito, e quindi hai tutte le istruzioni di montaggio di ogni piccolo o grande accessorio che ti arriva. Si dividono in canne, fibra, vetro e carbonio, ma ormai non si usano più. Ah, ok, grazie Paco che hai risposto alla domanda di prima. La canna di carbonio è più leggera, maneggevole rispetto ad altre canne. Sì, la canna di carbonio, ma oggi le canne sono quasi tutte in carbonio. Cambia la qualità del carbonio, la percentuale di carbonio e fibra, cambia. Il carbonio viene misurato in ton, 40 ton, 30 ton. Ci sono vari tipi di lavorazione del carbonio,
Ci sono dei carboni lavorati in autoclave dove viene espulsa totalmente anche ogni minima microbollicina d'aria che può creare uno scoppio sulla canna in fase di lancio, ma parliamo di canne a due pezzi utilizzate da quei grandi competitori di pesca di lancio su pedana che fanno 200 e passa metri, quindi quelle attrezzature che costano 700-800 euro, però trovi canne in carbonio anche da 20, da 30, da 40 euro. Giustamente il materiale non sarà lo stesso utilizzato. Noi sappiamo che il carbonio viene utilizzato nella pesca come per la NASA, per componenti aerospaziali. Possiamo immaginare che molto probabilmente il carbonio racchiude veramente tantissime varianti e tantissime qualità. Quindi anche là il prezzo, diciamo, è un indicatore importante di qualità e di materiale utilizzato. Non solo, c'è la componentistica di una canna. Ci sono degli anelli che costano 30 centesimi, anelli passafilo, e ci sono degli anelli che costano 7-8 euro l'uno, realizzati in acciaio inossidabile, con la pietra intorzite perché è leggerissima, non si scalda sotto il sole, ma parliamo sempre di altissimo livello. Cioè, tu puoi prendere una bici per farti una passeggiata, l'ho viste oggi qui da Panorama a 99 euro, puoi prendere delle biciclette che costano svariate migliaia d'euro, credo, vero? Anche 10, 15. Decine di migliaia d'euro. Questo in tutti gli sport, in tutte le passioni. Io pratico lo spinning per poter avere solo il corso sulla lettura del mare. Come posso fare? Non ti consiglio di avere il corso sulla lettura del mare a questo punto, ti consiglio di andare su YouTube, sul mio canale, e c'è una playlist, il canale si chiama Fishing Evolution Italy. C'è una playlist, tra le mie varie playlist c'è la playlist lettura al mare, dove ci sono 3-4 dirette che ho fatto con Massimiliano Giacic, che è l'attuale CT dei ragazzi della nazionale italiana del 21. Massimiliano risponde già in quelle 4 dirette a svariate domande sulla lettura del mare e ti apre un mondo. Poi ci sono 2 dirette che ho fatto con Luca De Angelis, che è l'altro docente del videocorso, a cui Luca risponde a tante altre domande sulla lettura del mare, sono 6. E poi ci sono 3 video che ho registrato andando a Massa, a casa del guru dei maestri della lettura del mare, che è Vittorio Galassi, da cui nasce anche Massimiliano Giacic, l'altro che ti ho appena nominato. Vittorio Galassi è il numero 1, è il guru, è il maestro dei maestri della lettura del mare. E lì ci sono già 3 dei suoi video, ne verranno pubblicati altri 2. Posso garantirti al 100% che se ti guardi quella playlist non ti serve nessun videocorso. Hai tutto quello che ti serve. E di Vittorio dovranno uscire altri 2 video. Rock fishing 50-60 euro. Capisci qual è? Quando mi dici il miglior rapporto prezzo-qualità, c'è sempre da capire qual è il budget. Secondo te qual è il miglior rapporto prezzo-qualità? 50-60 euro, più che cercare il miglior mulinello, dobbiamo cercare il miglior mulinello intorno a quel prezzo, no? Il miglior mulinello per rock fishing, per come la vedo io. 50-60 euro, anche il Marvel, quello che abbiamo fatto vedere di Trabucco, oppure c'era qualcosa intorno, tipo il Triumph, qualcosa del genere. E se per rock fishing intendi la pesca dagli scogli e non la pesca ultralight spinning con le gommine, che anche quella si chiama rock fishing. Però ti consiglio di inviare un messaggio su WhatsApp, ti scrivo il numero, a Giuliano, che è questo. Vediamo un po' se riesco a risponderti. Vabbè, ho messo il numero. E chiedi direttamente a lui, così ti manda le foto e i video. Chiudiamo questo Max Pack con la postazione. Voilà! 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 Questa A te la postazione, io vado a bere. Va bene. Parla della nostra postazione. Questa è la nostra postazione che viene con il Max Pack. È una nostra creatura, come diceva prima Andrea, avremmo voluto dare un picchetto qualsiasi, ma in realtà, essendo ideatori, produttori, distributori di Evo Tripod, a quel punto abbiamo deciso di dare
una postazione praticamente completa, che si compone del picchetto da 150 che viene con il jolly posto, jolly superiore e jolly inferiore, un triangolo porta accessori, Il triangolo, no! il triangolo porta accessori sul quale è possibile applicare una vaschetta profonda porta esche. Montiamolo così vediamo praticamente al volo come sono inquadrato. Sì. Non ne capisco bene per questo. E come scegliere tra Ferrari o Lamborghini? Allora, meglio una canna Shimano Bassmaster oppure una live a 3 pezzi per casting? La risposta in realtà non te la devo dare io su questa domanda, la risposta puoi dartela solamente tu, perché questi sono, diciamo che la risposta che ti hanno dato sotto, come scegliere tra Ferrari o Lamborghini, non è neanche tanto errata. Quando arrivi a buoni livelli di prodotti, lì subentra anche un fattore gradimento personale. Se entrambi i prodotti esistono, entrambi sono venduti, sicuramente il motivo è che a qualcuno piace di più la Ferrari, a qualcuno piace di più la Lamborghini, viceversa, ci si trovano meglio. Non ti saprei dare la risposta, ti potrei rispondere nel modo in cui ho risposto anche ieri ad un'altra domanda su TikTok che era simile. L'unica risposta è test, cioè devi testare. E capisco che testare vuol dire comprarle prima una e poi l'altra eventualmente, oppure fartele prestare, oppure andare con un amico che ce l'ha, fartele mettere a disposizione, ma l'unica vera risposta è test. Tu la prendi, la porti in spiaggia, ci peschi, ti ci devi trovare, perché canne di ottimo livello ce ne sono tante e tutte esistono, nessuna scavalca l'altra, altrimenti se ne sarebbe venduta una sola e tutte le altre no. Se tutte continuano a essere vendute e tutte sono di alto livello, lì subentra anche un discorso simpatia. Per esempio c'è questa simpatia Colmic Trabucco, no? C'è chi utilizza Colmic, non ama Trabucco, viceversa, ma sono tutte e due grandi brand. Come Canon e Nikon. Canon, esatto, Come esatto. Canon e Nikon. Canon e Nikon. Dopo diventa un fattore di feeling con lo strumento. Dopo ti senti parte, no? Esatto. Cioè ti senti proprio parte, indossi la loro maglia. Quella- È così, a un certo punto diventa anche una questione personale. Io ne farei più una questione personale. A Esattamente. un certo punto, certo perché punto posso sì. garantirti che ad alti livelli le canne sono tutte buone. Questo è il Ed ecco qui, nel Beto frattempo, Portali. Nel frattempo Domenico ci ha montato sta postazione. Io nel frattempo saluto anche Davide Eugeni, il nostro follower numero uno non lo so, ma uno dei nostri migliori follower e seguaci, che la settimana scorsa mi ha aiutato in quel di San Benedetto del Tronto durante l'Europeo Canada Riva insieme all'altro mitico Gianmarco. ecco, E poi l'abbiamo anche vista la settimana prima all'italiano Under 16. Questa è la postazione che diamo. Questa postazione viene la piotta su Di più, sì, ormai. 119. eh sì, una cosa del genere. Questa postazione viene 119. Risposta a qualcuno, in realtà questa domanda non me l'avete fatta, quindi comprendo che avete capito il valore. Ma qualcuno dice: ma come mai costa così tanto Max Pack? E poi ti fai vedere la lista, 3 pagine di roba. Insomma, ok. Quindi Dopo diventa, perché costa così poco? avrei potuto mettere un picchetto semplice, però c'è un capitolo sul videocorso in cui parlo della postazione, dell'utilizzo della vaschetta, del tubetto portaaghi, i travi di ricambio, la stina segnalatore da boccata. Cioè, pescare bene significa pescare bene, se no facevo un pacchettino da 99 euro, ti do 4 cazzate come fanno tutti i negozianti, come fanno tutti i siti, quelli pronti, in cui dentro ci trovi gli scarti delle fabbriche, delle cose che non vendono, il cappellino, il filo del 50, 2 cucchiaini mischiati con la canna da self-casting che non c'entrano niente, 2 pescetti di gomma che non c'entrano niente, non usi nulla, il filo io devi cambiare, la canna non va bene, il molinello
Questo che ci devo fare? Questi ci fai l'insalata. Però qui c'è tutta roba utilizzabile. Questa è la postazione Evo Tripod. La postazione Evo Tripod è composta da vaschetta profonda portaesche a sgancio rapido. Guardate. Questa qua praticamente è la sostituta, visto che gran parte delle volte per la nostra pesca si pesca con arenicola. L'arenicola ha questa necessità per prenderla. Acqua, si allenta la sabbia, movimento, muovi, quella che regala, prendi il verme, lo insabbi e lo inneschi. Questo lo faccio vedere sempre nel video. Per fare questo movimento ovviamente necessiti, non è che puoi prendere il picchetto e fare così, no? Quindi alzi, sganci, arrivo a galla, poggi, ago da innesco, la inneschi, qui hai il trave appeso, lo prepari, lanci, metti in pesca con la stina segnatore da boccata. Poi lo puoi anche implementare, però già così hai veramente tutto. Questa sul sito è la 1009, Sì. vero? Se la volete andare a vedere sul sito per curiosità da cosa è composta, quanto costa, è la postazione Evo Tripod 1009, versione blu. Bello. C'è tutto. C'è tutto. Io possiamo chiudere sta live. Va bene. Perché tanto abbiamo spiegato il mondo intero. Ragazzi, se vi è seguita, comunicatemelo. Like, adesso, tantissimi. Comunicatemi che vi è piaciuto. In qualche modo dovete comunicarlo. O mi mandate qualche premio e lo fate adesso. Seguitemi perché poi domani, dopodomani ci saranno altre bellissime live. Domani, non ve lo garantisco, potrei farne una in pesca. Perché vado a bruciare 2 scatole di arenicola che mi sono avanzate. Domani mattina. Domani mattina. Mercoledì. Domani mattina vado con il mio amico Simone, qui vicino Ardea, mi metterò in pesca. Se tutti. magari la accendo una live, ci facciamo la chiacchierata mentre le canne stanno in pesca. Però per fare questo dovete ricevere la notifica della live, per riceverla seguitemi. Ok, io intanto ringrazio Luca che mi ha seguito, Santino che ha condiviso questa live, Raffaele che mi scrive top. Grazie a Franco Segugio per i premi che ci ha inviato. Grazie ragazzi che ci state seguendo. È morto il computer, mi si è spento. Tanto era finita anche la live. Vi do